Il fundraising, niente di più difficile come niente di più importante per l'arte e la cultura. Il fundraising, che tradotto dall'inglese diventa raccolta di fondi, è quell'attività che ha lo scopo principale di reperire fondi per il sostegno finanziario di attività o progetti anche per l'arte e i beni culturali. Il fundraising museale, insieme alle sponsorizzazioni, partnership ed erogazioni liberali, oggi rientra a pieno titolo quale importante voce del bilancio e piano economico e di sostentamento di un museo. La raccolta fondi è un'attività molto specifica, richiede competenze e conoscenze specialistiche e tecniche, insieme ad una grande esperienza sul campo, fattori quindi che non possono certo essere lasciati all'improvvisazione. Il momento del fundraising si costruisce per step, ma l'erogazione di una somma di denaro, anche se non è la sola forma di contribuzione prevista, è solo quello finale di un lungo processo, dove alla base c'è profonda fiducia e grande attenzione da parte del donatore verso il progetto o l'attività che si vuole sostenere. Presentata da quella che è una figura professionale a tutti gli effetti, il fundraiser. Se in Italia negli ultimi anni si è sempre fatto di più per approfondire la conoscenza delle tecniche e delle strategie di coinvolgimento dei sostenitori per il fundraising, all'estero invece non mancano professionalità che si occupano a pieno titolo e in misura unica delle raccolte fondi per le realtà museali. Gli ultimi dati dei bilanci pubblici dei musei raccontano ad esempio che la Tate Gallery di Londra ha dichiarato entrate grazie al fundraising per 32 milioni di euro l'anno, il British Museum per 22 milioni, mentre la raccolta del Louvre di Parigi si attesta a quota 20 milioni. E in Italia? In Italia gli Uffizi di Firenze mettono a bilancio circa 1,4 milioni di euro, mentre Paestum poco più di 200.000 euro. Risultati certamente considerevoli, ma non all'altezza di quelle che risultano essere le reali necessità, in particolare in questo periodo di grandi perdite dei nostri musei e del nostro patrimonio culturale. Vediamo in un'assoluta sintesi almeno 5 delle dinamiche alla base dell'attività del fundraising per le istituzioni culturali. L'analisi del bisogno e del contesto per la definizione di strategie coerenti con l'identità dell'istituzione, la valutazione e la forza e i punti di debolezza dell'istituzione e del progetto, la scelta di obiettivi chiari e raggiungibili, la costruzione di un team formato da professionalità specifiche ed infine la conoscenza dei processi e delle tecniche da adottare. Da non dimenticare che sono molte le aziende che scelgono di finanziare progetti culturali e artistici per differenti motivazioni, tra le quali la reputation, la visibilità, la necessità di mantenere e di manifestare i propri valori e ancora per le politiche e programmi di responsabilità sociale e così per l'ampliamento del network di relazioni, attività di welfare aziendale o per eventi esclusivi per il coinvolgimento dei propri clienti e dei propri dipendenti. Anche per il fundraising le tecnologie e gli strumenti digitali hanno giocato e continuano a ricoprire un ruolo molto importante nelle modalità di comunicazione e cercare quindi così nuove relazioni e consensi esterni. Ma sempre, prima di affrontare i diversi e possibili canali di raccolta fondi, bisogna progettare bene ed avere le giuste professionalità, perché questo farà la differenza per l'istituzione e per il successo della campagna di fundraising.